Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo la seconda parte del 2022. Andremo a vedere i movimenti energetici in blocco per la prima parte della lettura e nella seconda parte della lettura andremo a vedere i movimenti scanditi mese per mese. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. Il giudizio e la sacerdotessa. Wow, periodo forte, ragazzi? Periodo forte, perché la sacerdotessa parla di quello che è tutto il movimento introspettivo e il giudizio parla del risveglio spirituale. Quindi per qualcuno qui si tratta veramente di un'evoluzione a livello sottile, mi verrebbe da dire, a livello di presa di consapevolezza, presa di coscienza. Potrebbe davvero essere che per qualcuno in questo periodo ci sia quello che è il risveglio spirituale, quindi il risvegliarsi, il rendersi conto di tutte le dinamiche che stanno condizionando, diciamo, la vostra vita, ok? La sacerdotessa parla di intuizione, quindi è per quello che dico che ci sarà una forte... sento che è come se ci fosse un forte movimento a livello interno. Per tutte e due le carte, in realtà. La sacerdotessa parla anche di scelte superate, parla di qualche cosa che è nascosto e che viene a galla e in effetti, vedendo anche la carta del giudizio, potrebbe essere qualche cosa di vecchia data che si viene a sapere, perché il giudizio è la chiamata, la notizia, qualche cosa che arriva, qualche cosa che vi fa risvegliare. È la presa di coscienza, la presa di consapevolezza. E secondo me, appunto, essendoci anche la sacerdotessa, potrebbe proprio essere qualcosa di cui magari non eravate consapevoli. Non è che necessariamente sia qualcosa che vi hanno nascosto, potrebbe anche essere semplicemente un vostro atteggiamento di cui prima non vi rendevate conto, mentre in questo secondo periodo del 2022 sì che ve ne renderete conto. Andiamo a vedere con i tarocchi, che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture comunque sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare Ascendente e Segno Lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Basta aprire la tendina qui sotto. Partiamo con la carta del Sole e con la carta del 3 di denari. Allora, il Sole, come vi dicevo, grazie alle due carte iniziali, il Sole mi parla per certi versi di quello che potrebbe essere una chiarezza mentale che arriva, perché il Sole quando arriva illumina. Oppure potrebbe fare riferimento a quello che è il bambino interiore, per qualcuno. Potrebbe essere che parli di quello che sono tutta la sfera delle amicizie e lo sento molto forte in questo senso, vedendo poi anche il 3 di denari dopo. 6 di coppe, la principessa di spade e il 9 di bastoni. Come vi dicevo, il Sole parla di espansione, parla di abbondanza ed è quello che arriverà nel 2022. È una carta di purezza, è una carta che mi parla di un sentimento genuino comunque, nei confronti vostri e nei confronti degli altri, perché comunque, come vi dicevo prima, racchiude in sé quello che è tutta la sfera delle amicizie. Il 3 di pentacoli potrebbe far riferimento a qualche tipo di collaborazione, anche a qualche tipo di amicizia, che secondo me verrà un attimino ridimensionata. Scusate, in questa seconda parte del 2022. C'è da dire che con questo 6 di coppe resta forte da parte di qualcuno un sogno. Potrebbe essere una nostalgia per i tempi passati, considerate che c'è anche il giudizio, quindi
Per molte persone potrebbe essere un revival del passato, un qualche cosa che manca, un qualche cosa che magari non si riesce a capire, di quello che è successo in c'è qualche forte legame con il passato. 6 di coppe parla anche di sogni e di bambini. Considerate che c'è anche il sole che parla di bambini, quindi potrebbe essere che per qualcuno arrivi la notizia di una gravidanza. Oppure mi parlano anche di adozione, perché in realtà fino adesso la gravidanza in sé non la vedo, però sì vedo bambini. Quindi di nuovo o fa riferimento al vostro bambino interiore o fa riferimento a dei bambini che sono intorno a voi o che potrebbero entrare in questa seconda parte del 2022 in quello che è la vostra cerchia di amicizie, diciamo così. Abbiamo la principessa di spade, il 9 di bastoni nella seconda linea, vediamo che altra carta mi danno, perché la principessa di spade normalmente fa riferimento ha un atteggiamento un po' distratto, mi verrebbe da dire, che è proprio forse quello in cui voi peccate, cioè quello che dovete rinforzare, la vostra attenzione per le cose, il vostro guardare le cose in piccolo, guardare il particolare. Alle volte la principessa di spade parla anche di quello che è un controllare qualche cosa, come se voi non lo faceste a sufficienza. Il 9 di bastoni è un'energia di una persona che si sta difendendo. Si difende perché comunque ha qualche tipo di paura nell'andare avanti, ha paura di stare male di nuovo, ha paura di soffrire e quindi erige queste barriere, erige questo muro intorno a sé. Quindi è un po' quella la sensazione che sento. Probabilmente questa presa di consapevolezza vi farà dire no, ok, aspetta un attimo, mi sono reso conto, mi sono resa conto di quelle che sono le dinamiche che non funzionano e quindi adesso mi proteggo da queste dinamiche. Sia che voi abbiate una relazione, potrebbe essere che vi state difendendo dalle dinamiche che non vi piacciono fondamentalmente all'interno della relazione, o potrebbe anche essere una cosa, se per caso non avete nessuno in questo momento, potrebbe essere proprio una questione di ehm, vostra personale, di lavorare voi stessi, di lavorare la percezione che avete della relazione, ipotesi. Seguiamo poi con un 7 di denari e un 7 di spade. E difatti sì, quello che vi dicevo prima con la sacerdotessa, il fatto del qualche cosa che verrà a galla, è proprio qua. C'è un 7 di spade. Potrebbero essere delle vostre proiezioni, potrebbe essere qualche cosa che perché comunque il fante di spade, se non avete nessuno, potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita in questa seconda parte del 2022 e giustamente però voi siete sulla difensiva comunque, ok? E vi sento anche con questo 7 di denari in una fase di stand-by, cioè queste due carte sono due carte che hanno un'energia molto statica e lo rivediamo nel 7 di denari. C'è una sorta di calma per vedere come si sviluppano le cose, ok? Poi abbiamo il 7 di spade, come vi dicevo prima, quindi fate attenzione a quelle che sono le proiezioni vostre e la sacerdotessa in questo senso vi aiuta a capire, guardandovi dentro, che cos'è che non vi serve più, quali sono, diciamo, le credenze che non sono vostre, ok? Comunque vi parla di intuito, quindi nel caso le bugie fossero da parte di qualcun altro, voi seguite comunque il vostro intuito, ok? Perché siete in una fase fortemente spirituale, sento, per molte persone c'è proprio questa presa di consapevolezza dei piani alti, mi verrebbe da dire, perché sono comunque due carte che parlano di illuminazione, di risveglio spirituale, di intuizione, di capacità di canalizzazione. Magari per qualcuno si risvegliano proprio delle doti in questo periodo. Andiamo a vedere l'ultima carta e vediamo come terminiamo la stesa. Un 8 di denari, beh dai, non è male, si parla comunque di quello che è una costanza, una quotidianità. Per molte persone fa riferimento a quello che è il lavoro. Sì, il lavoro quotidiano, quindi quello che voi fate per mantenervi, sì anche intende proprio quello che è il lavoro a livello energetico, che è un po' quello che vi dicevo qui con queste carte, ok? Quindi
sento che sarà molto improntato questa seconda parte del 2022 sul vostro lavoro interiore. Ripeto, il Fante di Spade potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita, se non avete nessuno. Io sento che qui c'è qualcuno che sta inseguendo un sogno comunque, ok? E comunque avete il sole, si va verso l'espansione, si va verso quello che è la purezza d'animo, verso la chiarezza mentale, verso l'abbondanza, verso la crescita, ok? Quindi è un lavoro questo che vi permetterà di star meglio. Bene, andiamo a vedere mese per mese. Io vi ricordo che comunque il tempo è fluido. Se c'è qualche cosa, guardate, ricominciamo con la carta del sole. Wow, ma che bello! Se c'è qualche cosa che magari qui succede a agosto, ipotesi, per qualcuno di voi potrebbe succedere ad agosto, per qualcun altro a settembre-ottobre, per qualcun altro potrebbe già essere successo, eh? Quindi tenete presente questo. Poi abbiamo un Fante di Pentacoli, la carta della Torre al contrario per settembre, ad ottobre abbiamo un 8 di spade al contrario, ancora due carte, il carro, la regina di coppe, questo è uscito in più, lo mettiamo qui ed è un 10 di bastoni. Allora, si parte a luglio con il sole e anche qui si partiva con il sole. Quindi io direi che già dal prossimo mese si inizia con una grande abbondanza, con quello che è un'espansione, con quello che è la chiarezza mentale di cui parlavamo prima. E qui sento che ad agosto molte persone si focalizzeranno su se stesse. Qui probabilmente si parla di quel lavoro di studio di cui accennavo con il Fante di Spade e tutto quel lavoro di introspezione che vediamo qui con la sacerdotessa e con la carta del giudizio. Quindi qui si tratta veramente di fare uno studio su se stessi, di dedicarsi anima e corpo a qualche cosa. Potrebbe anche essere a qualcuno, potrebbe anche essere a qualcuno, perché comunque è un Fante di denari, qui lo vedevamo come Fante di spade, però potrebbe essere che ad agosto una persona entri nella vostra vita. Per qualcuno potrebbe rappresentare un figlio, se per caso magari foste già in una relazione, quindi potrebbe rappresentare il fatto che è molto presente la, la figura di questo figlio nel mese di agosto, se no potrebbe essere appunto una persona che entra nella vostra vita o magari un atteggiamento. Andiamo poi a vederlo dopo con i mini tarocchi. La torre al contrario a settembre. Qui ho la netta sensazione che ci dovrebbe essere un taglio. La torre al contrario normalmente parla di qualche cosa che è nell'aria, ok? Ma che non è ancora avvenuta. Però nella lettura c'è, quindi io qui sento che qualcuno ha bisogno di ridimensionare il proprio ego, ma io lo vedo qui, perché qui si prenderà coscienza. Quindi io credo che tutto questo lavoro si vedrà soprattutto verso l'autunno, perché il fatto di ridimensionare l'ego vi darà la possibilità di togliervi tutti questi pensieri limitanti che vediamo ad ottobre. Tutte queste, guardate, qui avete l'energia del 9 di bastoni che mi ricorda un po' questo 8 di spade perché sono due carte che mettono in discussione. Il 9 di bastoni serve proprio per difendersi dagli altri, ok? E qui in realtà i pensieri, scusate, malsani sono nei vostri confronti, sono cioè siete voi che li fate verso voi stessi, ma sono anche pensieri del tipo cosa pensano gli altri, cosa diranno gli altri, come mi posso comportare per essere accettato o accettata dagli altri. E lo vedo un po' qui, no? Con questo 9 di bastoni. Poi abbiamo il carro, quindi io vi dico che a fine anno si va verso quello che è un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo di strada. Il carro per qualcuno potrebbe rappresentare un movimento, uno spostamento, un viaggio o anche un trasloco proprio. A dicembre, ragazzi, abbiamo la regina di coppe, quindi io sento che tutto questo lavoro di cui si stava parlando a dicembre è fatto, perché siete in completa connessione con la divinità, con il vostro sé interiore, con quello che è il vostro cuore. E il 10 di bastoni mi parla comunque di quello che sono le responsabilità che vi lascerete indietro, ok? Tutti i pesi che magari non sono di vostra scusate. Tutti i pesi che magari non sono di vostra competenza,
sento che li lascerete indietro, li lascerete a chi di dovere. Lo vedo un po' qui, con questo 3 di denari, il fatto di lasciarsi indietro delle responsabilità che non vi servono più. Potrebbero anche essere delle collaborazioni, si parla anche di amici e non necessariamente di lavoro, anche se qui il lavoro lo vedo per voi a fine anno con questo 8 di denari, però potrebbero anche essere semplicemente delle amicizie, ehm, che cambiano, perché potrebbe essere che ne entrano di nuove e vanno via delle amicizie che a voi magari non servivano più, ecco. Andiamo a vedere carta per carta. Spiegatemi il sole per piacere, grazie. La carta della giustizia e la carta dell'imperatore al contrario. Io credo che qui si vada verso quello che è l'equilibrio. La giustizia arriva per tagliare quello che non serve più. Ehm, è un po' quello che era nell'aria con questa carta della torre. C'è qualche cosa qui che impedisce il vostro potere personale. Per molte persone qui si fa riferimento al bambino interiore, quindi a quello che è, a quello che sono le ferite del passato fondamentalmente, a quello che c'è bisogno di tagliare, ripeto, quindi tutte la sofferenza, tutte quelle credenze che avevano gli altri, tutte le cose che quando si era bambini si sono assorbite che in realtà poi non servono, perché questo crea una sorta di perdita di potere personale da parte vostra. È come se non aveste con questo imperatore al contrario una stabilità, concreta. Concreta intendo proprio fisica, quindi la casa piuttosto che il denaro, piuttosto che anche il potere personale, il fatto di dire: "No, per me è così ed è così e punto". Andiamo avanti, vediamo questo fante di denari per piacere, grazie. Wow! Ragazzi, amanti e 6 di coppe. Sì, sì, per qualcuno ad agosto arriverà, si era girato anche l'eremita, lo lascio girato. Arriverà l'amore, arriverà una relazione, in equilibrio, corrisposta. C'è un 6 di coppe qui come c'è il 6 di coppe qui. Credo che per molte persone potrebbe essere una persona del passato che ritorna o potrebbe essere una persona che magari conoscete da tanto tempo, con la quale non c'è mai stato niente di intimo o comunque di romantico e potreste accorgervi che invece questa persona prova dell'interesse nei vostri confronti. Comunque ad agosto vi sento in piena armonia, okay, e considerato che è venuto fuori anche la carta dell'eremita, sento che per qualcuno si tratta veramente di un lavoro di introspezione, capire che cosa volete voi. E la carta degli amanti molte volte può anche parlare di amor proprio, nel caso non entrasse nessuno in questo mese, ma come vi dicevo prima il tempo è fluido, quindi se non è agosto potrebbe essere settembre o luglio. Sento che si farà quello che è un lavoro di tipo interiore, ma ve lo dicevo già qui all'inizio, eh. Io credo che alla fine del 2022, sarete trasformati, cioè vi guarderete indietro e vi renderete conto dei grandi passi che avete fatto. Andiamo a vedere questa torre al contrario, per piacere, grazie. Abbiamo l'asso di coppa al contrario, abbiamo la carta della morte e un 10 di spade. Qualcosa c'è da tagliare verso settembre. Guardate, c'è un asso di coppa al contrario, quindi potrebbe essere che qualcuno qui si renda conto, che magari la relazione con questa persona non è esattamente quello che voi volevate e si decide con la morte, il 10 di spade, di chiudere un capitolo, di lasciarsi indietro qualche cosa. Anche la giustizia che avevate qui arriva per tagliare, ehm, qualche cosa che non serve più per portare le cose in equilibrio, okay? Questo asso di coppa al contrario o indica quello che è la vostra chiusura di cuore, però guardate arrivando da questo momento di amanti e di sole io non credo che sia quello, credo che sia più il rendersi conto di non magari di non provare t l'interesse che si pensava per questa persona, ecco. Comunque sta di fatto che c'è la morte e il 10 di spade, c'è qualche cosa che ha bisogno di essere tagliato, c'è qualche cosa che ha bisogno di essere lasciato indietro. Andiamo a vedere, okay, guardate. Cavaliere di spade, il 7 di spade che ce l'avevate già qui,
la carta della temperanza e la carta del carro che era già qui. Queste cose che dovete tagliare, io credo che, diciamo a settembre state iniziando a fare questo processo di taglio, perché probabilmente vi renderete conto o di quelle che sono le vostre proiezioni o di quelle che sono le bugie che vi racconta potenzialmente questo cavaliere di spade, che potrebbe essere la persona che qui vedevamo come un fante di denari, o potrebbe anche essere un'altra persona che è intorno a voi. Io sento che comunque c'è parecchia falsità, ok? Perché anche il cavaliere di spade è comunque una di quelle persone che, di quelle energie, diciamo così, che non si fa molti scrupoli per ottenere quello che vuole, quindi va dritto per la sua strada e non si fa fermare. Ma qui voi avete la carta della temperanza e la carta del carro, c'è la guarigione, ragazzi. Avete la carta un angelo qui, avete un angelo qui e avete un angelo qui. Quindi sento che comunque c'è una forza superiore che vi sta aiutando a prendere le decisioni giuste, e vi dirò che tutto questo movimento che ci sarà a ottobre vi servirà per ritrovare l'equilibrio di cui si parla qui con la regina di coppe. Di nuovo, il trovare l'equilibrio vi darà la possibilità di fare la scelta giusta per voi, e difatti a novembre farete questo movimento, questa scelta, ok? Andiamo a vedere il carro. Abbiamo un 6 di spade al contrario, la regina di bastoni al contrario e l'appeso al contrario, quindi qui inizierete a capire dove muovermi, verso dove andare, perché è vero, c'è ancora questo 6 di spade che è al contrario, probabilmente c'è la difficoltà a staccarsi da questa figura, da questa regina di bastoni, che potrebbe rappresentare una madre, una sorella, una zia, un'amica, la partner o il partner, quindi c'è la difficoltà a lasciarsi indietro, delle questioni legate alla partner, ma comunque c'è anche l'appeso al contrario, quindi qualche cosa inizia a muoversi nonostante le difficoltà, ok? Perché giustamente avete il caro, quindi qui c'è un movimento. Andiamo a vedere la regina di coppe, per piacere, grazie. Uh. Fante di coppe al contrario, la carta del diavolo e la carta del 4 di pentacoli. Ragazzi, c'è il diavolo, c'è qualche sorta di tossicità. Il fatto che il fante di coppe sia al contrario è perché credo che qui qualcuno potrebbe dire qualcosa, magari di cui si pente, o magari che non è proprio la verità assoluta, e io credo che qui qualcuno stia aspettando delle scuse con questo fante di coppe al contrario, che però non arrivano. Attenzione al diavolo, perché qui avevate anche il fante di spade. Qualcosa mi dice che tenderete ad avere un controllo oltre misura. Il diavolo parla sempre di qualche sorta di tossicità, di qualche sorta di emozione repressa, è una sorta di schiavitù volontaria, e qui vediamo anche con il 4 di pentacoli che c'è quello che è un attaccamento. Per molte persone la regina di coppe parla proprio di questo, di questa connessione con il proprio sé. Ma fate attenzione, perché se avete l'energia di questo diavolo, quindi che è un'energia un po' tossica, ehm, potreste non essere in contatto puro con il vostro sé. Potreste magari avere delle contaminazioni dovute alla rabbia, quindi tutta quell'intuizione, diciamo, che andrete sviluppando potrebbe non essere pulita, a causa delle energie represse, di cui ci parla questo diavolo, okay? Il 10 di bastoni, mi parla di qualche tipo di responsabilità, che si decide di lasciare indietro a fine anno. Io credo che sia molto legato a questo diavolo, il fatto di dire: "No, okay, basta con tutte queste costrizioni, basta con le bugie, basta con le proiezioni, basta con le prese in giro". E c'è qualcuno qui che con questo 10 di bastoni io credo che chiuderà un ciclo. Alla fine del 2022, è come se si alzasse la testa e si dire: "No, okay, io so le cose come stanno, le so, non so perché, ma le so, e non mi faccio più prendere in giro", dal partner, come dagli amici, come dagli altri in generale, eh. Io questo lo sento proprio un movimento vostro. Se questo fante di coppe per qualcuno rappresentasse un figlio,
o magari anche una persona che, come dicevamo, arriva dal passato. Magari questa persona di agosto è nuova e questa persona arriva dal passato, o potrebbe essere il contrario, ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà. Potrebbe essere che il diavolo parli della tossicità che c'è intorno a questo, fante di coppe, quindi potrebbe essere una tossicità, diciamo, mi parlano di capricci, quindi potrebbe essere che qualcuno semplicemente stia facendo i capricci e inquini, se vogliamo, tutto quello che è la vostra, connessione spirituale. Non lo vedo così male ragazzi, anche perché si parte da luglio, con veramente un'energia, potente. È vero che, diciamo in autunno probabilmente c'è qualche cosa qui che deve cambiare dinamica, abbiamo la torre, abbiamo la morte, abbiamo il 10 di spade, ma non sento che sarà una cosa cattiva, cioè che sarà una cosa diciamo brutta, anzi vi servirà per fare pulizia di quello che non vi serve più, per riuscire a raggiungere quello che è il vostro equilibrio al fine di andare nella direzione che voi ritenete giusta per voi. Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli del cuore, vediamo un po' che cosa hanno da dirvi. Io ci tengo a ringraziare le persone che sostengono il canale con i like, i commenti, le condivisioni, le iscrizioni, perché davvero per me è importante, quindi grazie a tutti. È sicuro per te amare, apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. E qui vi vedo col cuore aperto, qui state ancora facendo il lavoro, qui vi rendete conto di che cosa non vi serve più, che cosa dovete spazzare via, e qui vi vedo andare verso quello che è il vostro appagamento personale. Attenzione a questo diavolo, l'unica cosa che un po' ehm, sento inquinare, come vi dicevo prima, la relazione. Qui avrete la possibilità di valutare quello che vi serve e quello che non vi serve. Sacerdotessa e giudizio. Prenderete coscienza, prenderete consapevolezza, vi renderete conto, vi dico, delle dinamiche, perché il giudizio è un po' come fare un passo indietro, vedere le cose da un punto di vista più ampio e dire: ah, ecco perché sono andate così le cose. E da lì vi parte poi tutto quello: ah, allora se quello è andato così è perché è successo questo, capirete tantissime cose. È una presa di consapevolezza a 360 gradi. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!